Ciao a tutti e benvenuti al Gallo col Joypad, il mio canale gaming. Io sono Rico e questo è Hexen, uno sparatutto in soggettiva uscito nel 1995, sviluppato sul motore di gioco della serie Doom, ok, di id Software, ma questo gioco è stato sviluppato da Raven Software. È uno sparatutto in soggettiva con un'ambientazione fantasy, quindi non sci-fi, fantascienza, okay, non fantascientifico, ma fantasy. Presenta delle particolarità rispetto alla serie Doom e anche al predecessore Heretic, ehm, sia per game e level design, sia per altre cose. Il gioco è uscito nel 95 mentre id Software stava sviluppando Quake e infatti alcune cose che sono uscite con Quake, come i livelli che si sviluppano verticalmente e zone che si sovrappongono, ehm, qua sono presenti, quindi sono riusciti, Raven Software sono riusciti a implementare delle modifiche vistose, molto grandi al motore di gioco originale per offrire qualcosa che, pur mantenendo la grafica 2D dei due Doom di Heretic, ha una struttura dei livelli più simile a quelli di Quake. Comunque, cominciamo subito. Dato che è un gioco fantasy ci consente una cosa, la scelta della classe del personaggio. Sono tre personaggi disponibili: il guerriero, il chierico e il mago. Se già seguite l'altro mio canale, quello inglese, saprete che ho iniziato una partita usando il mago. Ehm, Questa volta però giocherò col chierico, che a dire la verità è la classe che apprezzo di più. Non è un semplice ibrido fra guerriero, che ha tutte armi da corpo a corpo, è rapido, ha molta resistenza, e il mago che invece è lento e metodico, ha tutte armi a distanza, per cui il gameplay assomiglia più a uno shot 'em up classico, o anche lo stesso Heretic, il predecessore. Il chierico ha un ampio arsenale e non ci sono armi che diciamo si sovrappongono. Guerriero e mago ha sta impostazione classica, ogni personaggio ha 4 armi più dei consumabili con effetti particolari, e in pratica per il mago ogni arma è una evoluzione di quella precedente, son tutte armi a distanza, sempre più potenti. Stessa cosa per il guerriero, l'unica differenza è che la terza e quarta arma hanno sia una modalità corpo a corpo che una a distanza, però anche quello di discussione. Invece il chierico ha delle armi tutte diverse con ehm, prerogative diverse che vanno usate ognuna nella giusta maniera. So che a giocare dal numero di video e arte in genere che è sviluppata sul personaggio del chierico, scusate, penso sia il personaggio molto apprezzato. Il nome del personaggio è Parias, tra l'altro, e quindi cominciamo subito. Ci sono 5 livelli di difficoltà. Ehm, io l'ho finito quando ero giovane a livello medio, difficile e difficilissimo. Il livello difficilissimo l'ho finito col mago, se non ricordo male. O era il guerriero? No, il guerriero. E il guerriero ha un vantaggio perché se giocato in maniera giusta, eviti di sprecare munizioni, quindi una delle grosse difficoltà proprio è gestire le munizioni, il mana. Noi giocheremo a livello medio per avere la giusta ehm,
sfida, ok, senza dilungare troppo il brodo per voi che state guardando da casa o ovunque siate. Altra cosa, come vedete il gioco è in widescreen, ok? 16 noni. Non sto giocando la versione standard nativa usando DOSBox, sto usando quello che viene definito SureSport, un programma in terze parti, in questo caso si chiama GZ Doom, che consente di giocare ai giochi del Doom Engine ehm, con come si chiama? Meccaniche e soluzioni moderne, come appunto una grafica migliorata. Si può usare mouse e tastiera come in Quake. Io userò invece un controller perché quando gioco a questi giochi usando il mouse ehm, faccio venire il mal di mare in genere a chi mi guarda, per cui il controller invece è un po' più morbido nei movimenti e non dovreste avere meno problemi. E se siete interessati, ho fatto sul mio altro canale un tutorial a come inserire Gzi Doom nell'installazione di Hexen da Steam, ok? In modo tale da lanciare il gioco dall'interfaccia di Steam, avere l'overlay, la grafica, tante altre cose di Steam, però usando invece che DOSBox Gzi Doom. Se siete interessati fatemi sapere, lo posso fare anche in italiano. Il video è quello, rifaccio il commento in italiano. E niente, io direi che possiamo cominciare dalla cappella della mititura, qualcosa del genere. Eccoci qua. Allora, un attimo di silenzio mentre giro attorno. Ok. Il chierico inizia la sua avventura con una mazza che vedete, chiamata la mazza del pentimento. E in genere ci vogliono 5 colpi per abbattere uno di questi mostri che si chiamano Ettin, sono come i giganti a due teste della tradizione fantasy. È l'unica arma corpo a corpo a cui ha accesso. Ehm, Ha media armatura, non ha mana, ha 100 punti ferita come vedete in basso. Si può volendo fare... A me piace giocare a tutto schermo e quindi ci avviciniamo e cominciamo a menare colpi, ok? Una cosa che mi sono forse è il caso di dire, a differenza di Doom in questo gioco c'è per default il respawning di, di mostri. Ogni mi ricordo c'è 4-5 minuti a seconda del livello di difficoltà e, ehm, e mi pare anche del livello della mappa in cui siete, da 0 a 4 ettin siete teletrasportato nella mappa. Quindi anche a livello di difficoltà medio può capitare di essere colto alle spalle da un nemico che prima non c'era. Ok? Un'altra cosa, aspetta, si rallenta questo, ok, attenzione alle trappole. No, quello che volevo dire è adesso, ok, e come vedete muovo la visuale in alto e in basso come se avessi il mouse look. Faccio notare che in Hexten la possibilità di muovere la visuale, guardare in alto e in basso, così come quella di saltare, era già prevista nel gioco. E in effetti, a proposito di saltare, ci sono anche delle sezioni di platforming.
Ok, abbiamo... Ah, tu non eri ancora uscito. Per cui, mentre giocare a Doom 2 Heretic con un Sursport, quindi GZ Doom ad esempio, e saltare e guardarsi attorno è un po' un... è un po' trucco, un po' un barare. Ok? Ok, dove andare qua giù? Andiamoci subito. È un po' barare. Qua invece il gioco già lo prevedeva, per cui non è che stanno facendo niente di sbagliato, niente di male. Ma viene in mente sempre il boss finale di Doom 2, che tutta la difficoltà, tutta la struttura nasce dal fatto che in Doom 2 si può solamente ruotare lateralmente, si può ruotare a destra e a sinistra la visuale, ma non si può guardare in alto e in basso. Appunto la difficoltà è centrare un bersaglio mentre si sale o si scende da un montacarichi, un ascensore, naturalmente potendo cambiare la visuale in alto e in basso secondo la necessità, la difficoltà viene meno. Quindi qua no, ci sono delle cose strane perché gli sprite è comunque un gioco 2D, dicevo. Gli sprite che vedete sono tutti in 2D, ok? Non è come in Quake che ci sono modelli poligonali, sono tutti sprite piatti. E per cui se li guardate da una certa altezza o con una certa angolazione, appare chiaro l'effetto cartonato. E, tiriamo qui. Allora, come avete visto, ho raccolto prima delle ampolle verdi e adesso ho raccolto anche delle ampolle viola. Ehm, Hexen ha un inventario, che si raccolgono dei consumabili che non vengono usati subito, vengono usati dopo. Allora, le ampolle verdi sono chiamate fleccette e sono praticamente delle bombe che a seconda della classe del vostro personaggio hanno effetti diversi. Nel caso del chierico Parias, vengono sganciate, vengono lasciate cadere in una nuvola velenosa. Per Baratus il guerriero invece sono delle granate che vengono gettate in avanti e ruzzolano, rotolano per terra. Mentre nel caso di Daedalon il mago sono più simili a delle mine a tempo, delle mine esplosive. Quindi vengono lasciate sul posto come le bombe velenose del chierico, ma esplodono dopo qualche secondo. Sono una sorta, diciamo, di quinta arma che in genere arrotonda, completa l'arsenale dei personaggi. Questo, per la cronaca, è il portale che dobbiamo prendere per uscire dal livello, però come vedete è ingabbiato, quindi dobbiamo risolvere un puzzle per poterlo... Ecco, vedete, lui non c'era e io sono andato via dritto, mi sono accorto sbattendoci. Qua per esempio, vediamo, sì, li raggiungo lo stesso. Posso allungare il braccio oltre le stalattiti e stalagmiti. Ok. E quindi adesso abbiamo raccolto una chiave, la chiave ci serve per aprire questa porta qui. E dentro abbiamo altri item che, se abbiamo spazio di manovra, non sono un problema, ok? Ok, questi flaconcini blu sono pozioni di guarigione che danno 10 punti ferita e vengono usati istantaneamente. Le pozioni viola invece danno 25 punti ferita e vengono usate secondo necessità. Se non ricordo male, se si gioca a livello più basso di difficoltà e se scendete a 0 punti ferita e avete pozioni viola nel vostro
inventario vengono usati automaticamente. Adesso apriamo qua la porta. Ho sentito un teletrasporto. Avete sentito quel rumore che sembra un teletrasporto? Ecco, è un teletrasporto. C'è qualche nemico che si è teletrasportato. Ok. Sempre esplorare tutto perché non sapete mai dove sbuchi fuori un bersaglio, un bottone. Ok, qua si salta, ok, capite? Vedete? Anche qua il salto è una cosa. Non penso che valga granché come. E qua c'è un segretino, questo nel metto. E, a differenza di Doom, dove c'è praticamente l'armatura verde e la mega armatura. Ok. Questi sono Afrit, sono pestiferi. Volano, sono come dei piccoli gargoyle che sputano fuoco e fanno molto male. Al momento sono un problema per il chierico perché loro possono sparare a distanza. Invece il chierico ha solo la mazza, quindi bisogna armarsi di ingegno e pazienza. Ecco qua. Dicevo, il sistema d'armatura è interessante, ci sono tipi diversi di armature, c'è l'elmo, c'è lo scudo, l'amuleto e la cotta di maglia. A seconda del vostro personaggio, il bonus all'armatura che danno è diverso. Per esempio, il chierico favorisce lo scudo. Se non ricordo male, lo scudo dà 5 punti di classe all'armatura al chierico, mentre come avete visto l'elmetto ne ha dato uno solamente. Funziona in maniera abbastanza lineare il punteggio della classe armatura e la quantità di danno che viene detratto dal colpo subito, ok? Senza strane formule matematiche. Ora io devo salire sopra, lì sopra c'è la campana, ok? C'è una campana e noi dobbiamo arrivare su. Abbiamo bisogno della chiave d'argento e c'è una caverna qui. Perfetto, andiamoci allora. Ecco, una cosa buona di giocare con un controller è il controllo analogico della velocità. Ci si può muovere piano, velocemente. Ecco, questo forse è un po'. Potrebbe essere un po' barare. Perché usando la tastiera si avrebbe solo un controllo digitale della velocità, così come anche la rotazione. Usando uno stick analogico si può ruotare lentamente o più velocemente. Ok, a me personalmente è una questione di abitudine usare il controller in questi giochi. Il grosso dell'esperienza che ho fatto con giochi del genere sono stata a serie Halo su console Xbox e World of Tanks console, quindi diciamo che la memoria muscolare che ho acquisito negli anni è quella del controller. Inoltre, in alcuni casi, ma aspettate che suono la campana. Ok. In alcuni casi ho proprio una difficoltà con la mano sinistra se devo pigiare troppi tasti sulla tastiera allo stesso momento, problema che non ho col controller, quindi sicuramente, questa è un'altra prova, mouse e tastiera sono molto più precisi e consentono una velocità nel spostarsi migliore, però ok. Bene, ho suonato la campana e quindi adesso il
portale è. Vedete che questi non c'erano, no? Questi non c'erano prima. Perfetto. Adesso possiamo entrare nel teletrasporto. E eccoci qua giunti. Allora, qui se procedete lentamente si apre questa porta segreta che vi consente di tornare indietro nel caso in cui vogliate recuperare un po' di energia, eccetera, eccetera. Noi però ci fermiamo qui. Video veloce, rapido, conciso. E salvo la partita. Come vedete c'è anche i salvataggi della mia partita col mago per il canale. Allora posso fare con la tastiera, ok. Per differenza, beh, possiamo fare sempre LP vita, però chierico, quindi CLE 1, ok. Questo è un po' il prologo, questo livello, un po', non dico un tutorial perché ai tempi, anni 90, non si facevano proprio tutorial vero in questo caso, ma è diciamo un modo per acclimatarsi e per prendere misura al gioco. Dal prossimo video cominceremo il gioco vero e proprio, entreremo nel primo multilivello, maxi livello, hub, chiamato in genere, i 7 portali, e vi parlerò di più della struttura dei livelli di questo gioco, amata ma anche odiata per la sua particolarità, soprattutto da chi ha scarsa memoria e scarso senso dell'orientamento, posso capirlo. Comunque per ora è tutto, per oggi è tutto. Se avete domande, richieste o quant'altro, scrivetemi pure 2 righe nella sezione commenti e ci vediamo alla prossima volta col prossimo video con la prima parte dei 7 portali. Ciao!